Ciao a tutti! Oggi, invece di trattare un argomento di grammatica, abbiamo deciso di fare una sorta di tutorial su come scrivere una email formale. Già, oggigiorno chiunque prima o poi si ritrova a dover scrivere un'email al proprio professore, datore di lavoro o una persona che non si conosce. Ma non temete, con questo video non avrete più alcun problema nel scrivere un'email formale. Cominciamo subito. La prima cosa da tenere in conto quando si scrive un'email è l'oggetto. Infatti, l'oggetto è la prima cosa che il nostro destinatario leggerà. Quindi, se non scritto bene, rischia di non attirare l'attenzione o, peggio, di far passare la vostra email per spam. E noi non vogliamo che l'email sia cestinata ancora prima di aprirla, non è vero? Dunque, per evitare che la nostra email faccia una brutta fine, dobbiamo scrivere sempre un oggetto che sia chiaro, esplicito e conciso, cioè con poche e semplici parole che descrivano il contenuto della nostra email, senza perderci in chiacchiere. Pertanto, se per esempio dobbiamo presentare una candidatura per un posto di lavoro e dobbiamo inviare un'email con il nostro curriculum vitae, l'oggetto potrebbe essere candidatura lavoro o curriculum vitae. Semplice e conciso. Ma adesso passiamo all'email vera e propria. Per prima cosa bisogna curare i saluti, perché non possiamo cominciare la nostra email formale con un semplice ciao. No, quando scriviamo un'email formale dobbiamo usare innanzitutto un aggettivo per esprimere riverenza, come può esserlo per esempio egregio, spettabile, gentile, seguito dal titolo e dal nome del nostro destinatario. Egregio e spettabile sono più appropriati quando si sta scrivendo ad una persona che non si conosce per niente o che merita particolare riverenza. Quindi, per esempio, il rettore di una università, un potenziale datore di lavoro o, che ne so, il presidente della Repubblica. Mentre gentile è più adatto quando già conosciamo la persona alla quale stiamo scrivendo e abbiamo qualche tipo di rapporto. Faccio un esempio: se scriviamo ad un nostro professore con il quale magari già abbiamo parlato in precedenza, possiamo usare all'inizio l'aggettivo gentile. Oppure se per caso dobbiamo scrivere ad un nostro collega di lavoro, con il quale però non siamo amici, ma che già ci conosciamo. Per quanto riguarda invece il titolo, se non conosciamo il ruolo del nostro destinatario, possiamo scrivere semplicemente signore o signora utilizzando queste abbreviazioni. Se invece conosciamo il suo ruolo, possiamo utilizzare direttamente la sua professione. Quindi scriveremo per esempio professore, professoressa o dottore, dottoressa con queste abbreviazioni e così via. A questo punto ci basterà aggiungere il nome e cognome del destinatario oppure semplicemente il cognome seguito da una virgola. Pertanto potremmo iniziare la nostra email scrivendo gentile professor Rossi, virgola, oppure egregio dottor Mario Pinco, virgola, e così via. Ah, ma c'è anche un'altra formula. Alla cortese attenzione
D. Questa formula è utilizzabile in tutti i casi, ma è perfetta quando non stiamo scrivendo ad una persona, ma per esempio ad un ufficio. In questo caso, infatti, sarebbe un po' inappropriato utilizzare uno degli aggettivi menzionati in precedenza. E già, infatti, per esempio, potremmo, nel caso avessimo acquistato un prodotto difettato, voler scrivere un'email al reparto commerciale o all'ufficio reclami iniziando con la formula alla cortese attenzione del reparto commerciale oppure alla cortese attenzione dell'ufficio reclami. Bene, terminati i saluti, andate a capo e cominciate a scrivere il corpo dell'email. Nel corpo dovete, nel caso la persona non vi conosca, iniziare con una vostra breve presentazione. Fatta questa, se serve, potete procedere, se la persona non si aspetta un'email, chiedendole scusa, per esempio con una formula come sperando di non arrecarle alcun disturbo, e poi procedere andando dritti al punto e quindi spiegando il motivo per il quale state scrivendo l'email. Sì, per esempio, le scrivo in merito a. La contatto per illustrarle. Le scrivo questa email perché. Ah, e non dimenticate di usare sempre la forma di cortesia, vale a dire il lei formale, e di conseguenza coniugare tutti i verbi alla terza persona singolare. Altri piccoli consigli che sentiamo di darvi sono: siate chiari ma sintetici. Non state scrivendo un romanzo, ma un'email, quindi non rischiate di annoiare il vostro destinatario. E non dimenticate di essere ordinati, quindi di conseguenza cercate di dividere il corpo dell'email in paragrafi, di sicuro risulterà più scorrevole. Prestate attenzione alla punteggiatura e al lessico, ma anche all'ortografia e alla grammatica. Non volete fare brutte figure, no? A questo proposito, se avete già scritto un'email ma avete dei dubbi e volete correggerla prima di inviarla, potete scrivercela qui nei commenti e noi la correggeremo, non è vero? Certo. E infine vi ricordo di segnalare sempre l'eventuale presenza di allegati, con formule come ad esempio allego alla presente il file con. Infine, terminato il corpo dell'email, bisogna passare ai saluti finali. Come ci si congeda formalmente? Le formule più utilizzate sono distinti saluti, cordiali saluti oppure cordialmente. Ma potete anche usare formule per invitare il destinatario a rispondere, come per esempio in attesa di un suo cortese riscontro, la saluto cordialmente. Oppure, in attesa di una sua cortese risposta, la saluto distintamente. Subito dopo, una bella virgola e a capo. Quindi firmatevi con il vostro nome e cognome. Perfetto, ora la vostra email è pronta per essere inviata. Però, se volete controllare o dare un'occhiata ad un esempio completo di un'email formale, passate dal nostro sito dove potrete leggerla in tutta tranquillità. Ah, ma non dimenticate anche di seguirci sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter per tanti altri consigli e contenuti utili. Alla prossima! Ciao!